246 GT, forse la prima baby Ferrari o baby supercar in generale, così era immaginata all'epoca da chi era abituato a Ferrari con grossi V12 che fecero un po' fatica a immaginare una Ferrari con un 6 cilindri, un piccolo 6 cilindri relativamente, un 2004 come il nome suggerisce. Tutto questo non sapendo di cosa sarebbe stata capace la Dino a livello di prestazioni, handling e anche potenza in un certo senso, dobbiamo immaginarlo all'epoca. Quello che però stupisce dal primo metro è l'handling, è la dinamica, è l'aderenza, l'ingresso e l'uscita di curva, il bilanciamento meccanico, lo sterzo, quando ci si ricorda ovviamente che la macchina non ha nessun tipo di assistenza, quindi tutta la sua bontà dinamica è affidata alla meccanica. Differenziale autobloccante, sì grazie, 6 cilindri, 65 gradi, la trazione in uscita di curva è molto buona, considerando su che gomme siamo, delle Michelin adatte all'epoca. Anche se ha la faccia simpatica, ha l'aria bonaria, anche se guardandola sembra buona e cara, in realtà da guidare non è così semplice, ma solo per il fatto che appartiene a un'epoca ormai definibile di rottura per quanto riguardava il comfort generico di utilizzo di tutte le componenti meccaniche, quindi banalmente va trattata come una macchina più lontana dagli anni 90 e più vicina agli anni 50. Quindi le cambiate non saranno mai in scalata così immediate come oggi siamo abituati, ma anche come ci saremmo abituati pochi anni più tardi. In quegli anni già Alfa e Lancia, per dirne due italiane, stavano sviluppando dei cambi che ancora oggi restano attuali per la bontà e la facilità di utilizzo, molto moderni. All'epoca un crocevia vero e proprio tra il passato e l'era moderna. Qui siamo ancora su un cambio che va utilizzato alla vecchia maniera, quindi la buona doppia, senza doppia spari delle grattate che non hai idea. Quello che è bellissimo è l'esperienza generale di guida, a partire dall'impatto visivo di stare dietro allo splendido volante a 3 razze forato con la scritta a sfondo giallo Dino. Anche chi è poco appassionato di macchine sa benissimo a chi è dedicata la Dino. Forse meno persone sanno che è stato proprio Alfredo Dino Ferrari a progettare il V6 che equipaggia questa macchina. Altrettanti sanno che purtroppo Dino ci lasciò prematuramente e fu la più grande tragedia della famiglia Ferrari, dalla quale Enzo non si è mai ripreso. Questa macchina ha quindi un duplice valore, anche romantico e affettivo, ed è indispensabile ricordarlo. Ti obbliga a trattarla davvero con un rispetto e una riverenza assoluti. Allo stesso tempo ti chiede di essere trattata con fermezza e senza esitare troppo, soprattutto sull'uso del cambio e dello sterzo. Lo sterzo è molto solido ma è anche abbastanza impegnativo, anche perché chi ha un po' di problemi di statura come me è costretto ad avere il volante abbastanza lontano, quindi tutta la leva, tutta la forza va messa sui polsi. Ovviamente non è una cosa a cui siamo più abituati oggi, che tutti i volanti si possono regolare. Qualcosa di positivo c'è a stare così lontani dalla plancia, è che la vedi meglio e te la guardi tutta, tutti i quadranti, il volante, tutti i comandi e soprattutto le 2 gobbe dei passaruota anteriori, come in una sport prototipo dell'epoca. Ti senti davvero speciale. È molto bella quando entra in piega in una sequenza di curve che riesce ad impostare, a non modificare quasi per niente. È strano per una macchina su gomme del genere. Normalmente tendi a vedere anche negli onboard correzioni su correzioni, in realtà qui no, riesce ad essere abbastanza preciso. Chiaramente andiamo piano, questo è da considerare. Se stessimo andando davvero forte anche qui ci sarebbe da correggere ogni 2 secondi, ma se avete la possibilità di guidarne una sono sicuro che vi stupirebbe in positivo. Bisogna darle un po' di sicurezza, lei deve capire che dietro il volante c'è qualcuno che non si preoccupa troppo per lei. Si instaura immediatamente un rapporto uomo-macchina meraviglioso, tipico delle vetture anni 60 e 70, di queste piccole GT leggere. Qua siamo sull'ordine dei 1000 kg più o meno e intorno ai 200 cavalli. Chiaramente oggi fa ridere, ma io non riderei troppo, perché questa qui con 4 gomme moderne non fa ridere proprio nessuno.
sappiamo tutti che è lo stesso motore del Ladino, equipaggiava anche la Lancia Stratos, stradale e corsa, ovviamente con le dovute modifiche. Il rumore è molto simile, anche se lo scarico è diverso. È un rumore che ti fa sentire a casa ed è un rumore leggendario che tutti noi abbiamo ovviamente nel cuore. Bella in ingresso, bello l'anteriore, il posteriore segue molto bene. Immagino sulle macchine da gara o comunque preparazione pista con più camber su tutti e due gli assi diventerebbe veramente un kart, un piccolo kart d'epoca, sempre in coppia. Bello anche se ha ogni tanto qualche vuoto dovuto all'impianto di alimentazione, un po' un piccolo difetto forse della macchina è che ha qualche vuoto ogni tanto, ma l'esemplare in prova è molto ben carburato e quindi basta non chiedergli troppo gas durante le percorrenze, lei si comporta abbastanza bene. Dobbiamo tornare assolutamente a parlare del cambio, perché in salita è un burro, è meraviglioso da usare, molto moderno. In scalata molto meno moderno, ma ti dà tanta soddisfazione in più. Ovviamente tutte le macchine che hanno bisogno di più perizia alla guida danno sempre in cambio molta più soddisfazione. Ti fa capire che non tutti potrebbero salire qui sopra e cambiare marcia come uno che ha imparato a conoscere questo tipo di meccanica. L'esemplare in prova, come vedete, non ha una targa dell'epoca, è perché la macchina è di origini francesi e oserei dire nobili origini francesi, perché come da documentazione, come da adesivi, questa Dino è passata tra le sapienti mani di Charles Pozzi, o meglio detto Charles Pozzi, il dealer francese celebrissimo, celeberrimo, al quale è dedicato ancora oggi sulle Ferrari più moderne il colore blu Pozzi, che ovviamente si dovrebbe pronunciare blu Pozzi. Sul finestrino laterale presenta anche una strana decalcomania Le Mans Series, che è tutta da studiare e da approfondire, perché è abbastanza vecchio quell'adesivo. Stare così lontano dal volante è una tragedia. Devi sforzare di usare il polso più forte. Se te ne scordi, dopo un turno in pista così, te ne esci con uno dei due polsi a pezzi, o entrambi. Quello che è curioso è che in realtà io potrei andare indietro ancora un bel po', il sedile sarebbe ancora libero di andare indietro, non mi era mai successo, di solito quando è così sono già abbattuta dietro, invece stavolta avrei potuto andare ancora più indietro, ma non potrei perché non arriverei più al volante. Lo sterzo ha un gran ginocchio, questo sì, quindi non è proprio facilissimo da usare, soprattutto in curve molto strette, però è bello l'anteriore. È un po' una contraddizione, lo so, ma l'anteriore non è male, la dinamica è buona, ha questa caratteristica di arrivare dentro nella prima parte della sterzata, quindi ad angoli più, diciamo agli angoli iniziali della sterzata si comporta benissimo, quindi molto bella sui curvoni larghi, per impostare la curva intendo. Quando si arriva poi a stringere in angoli un po' più impegnativi di volante, di sterzo, arriva questo ginocchio abbastanza carico e non è facile, non è neanche bellissimo in realtà. Le si perdona tutto perché l'esperienza è puramente anni 70 ed è il complesso dell'esperienza di guida che è bello. Se si va nel dettaglio si deve essere un po' impietosi, ma non è giusto, perché bisognerebbe metterla a paragone ovviamente, che bella qua, con le macchine del suo tempo, e lì non credo che ci sia molto di meglio, quindi è giusto rispettarla considerando i suoi tempi, e a me sinceramente piace molto. Questa, proprio grazie al fatto che il motore è centrale posteriore, ha un ottimo bilanciamento dei pesi, ne deriva che in curva lei si comporta in modo molto neutro, soprattutto per come le macchine stradali erano abituate all'epoca. Era una prerogativa di macchine da corsa avere il motore trasversale centrale. Sappiamo che una delle prime macchine a montarlo è stata la Miura. Quando il punto di riferimento nelle corse poteva essere la Ford GT40, tutto un altro pianeta ovviamente, ma il layout era simile, e poi si è visto negli anni che questo modo di costruire le macchine avrebbe dato ragione a chi iniziò per primo, e questa è una macchina che ti aiuta a divertirti in questo tipo di guida, quindi bello. Le sue curve preferite sono proprio queste, le ultime 3 di Binetto, anzi le ultime 4, che sono praticamente 2 sterzate e 2 impostazioni di traiettoria con le quali si percorrono una marea di metri e danno tanta soddisfazione, perché più metri percorri con la stessa impostazione più ti senti bravo, perché
non tocchi più il volante, e vuol dire che è la prima curva che ha comandato le successive 3 e 4 ed è bello. E dopo la Dino 246 voi che Ferrari moderna provereste?